Ma il vero punto di forza di questa bella bici elettrica è sicuramente la sua batteria e l'autonomia che riesce a garantire, pari a quasi 130 km con una singola carica. Ciao ragazzi, perdonatemi, non ho più l'età per queste cose. Comunque, ciao amici e bentornati qui sul mio canale. Io sono Michele ed oggi mi vedete così allegro perché finalmente registro per voi un nuovo unboxing. Mamma mia, quanto tempo è passato! Tantissimo, la realtà è che ho cercato un modo per cambiare un po' questa formula, sempre i classici unboxing. Infatti, come vedete, i pacchi oggi sono già tutti spacchettati. Per quale motivo? Infatti ho voluto prendere i migliori articoli che mi sono arrivati negli ultimi 10 giorni circa, alcuni di questi li sto già testando e prima di portarveli nella recensione completa uno per uno voglio mostrarveli in questa sorta di anteprima, in modo che voi possiate dirmi quale di questi prodotti vi interessa, quale non vi interessa, quale vorreste vedere per primo in una recensione e quale magari non vorreste proprio vedere. A voi la palla. Cioè, avevo la scelta. E direi di iniziare proprio con questo bel pacchetto marchiato Bimax. Il prodotto al suo interno è il modello Vattene la pesca, dove è scritto nessuna parte, qui, MaxPad i10. E si tratta di un nuovo tablet. Sapete bene quanto io adori questa tipologia di prodotto, ok, magari è un po' dimenticato, sempre meno persone utilizzano i tablet e a me dispiace perché li trovo davvero di una comodità allucinante, non solo per guardarsi Netflix mentre stiamo cagando sul cesso, ma anche per navigare in rete, per giocare, per lavorare e fare tante cose carine. Realizzato in un alluminio nero molto, molto moderno, anche le cornici non sono eccessive, è un tablet economico, costa infatti ora ve lo cerco subito. Eccolo qui, con il nostro coupon viene all'incirca 110 euro e per questo prezzo si tratta di un tablet economico e anche decisamente potente. Infatti al di sotto della sua scocca troviamo la CPU Tiger, che nome altisonante e importante, T610, che almeno sulla carta dovrebbe essere più potente di quella montata sul Teclast P20 HD, un altro eccellente tablet economico più o meno sulla stessa fascia di prezzo che vi mostrai qualche mese fa qui sul mio canale YouTube, come potete vedere nella scheda in alto a destra. Quindi potrebbe essere un nuovo tablet carino da utilizzare anche per studiare, magari per fare un po' di tutto, e che sono molto curioso di portarvi qui sul canale. Fatemi sapere se vi interessa, anche se devo ammettere che i video che realizzo sui tablet hanno sempre un buon successo, sintomo che anche a voi interessano, magari per i droni, magari per, non lo so, ditemelo voi insomma. Per il tablet devo ringraziare Banggood che me ne ha inviato un esemplare gratuitamente. Invece per quanto riguarda quest'altro prodotto, che mi è arrivato in fotocopia, due identici, il primo lo richiesi a Banggood alla sua uscita 2 o 3 mesi fa e non mi è mai arrivato. Il secondo invece l'ho acquistato all'incirca 20 giorni fa. Bene, è successo che 8 giorni fa mi è arrivato questo che ho pagato e comprato regolarmente e il giorno dopo mi è arrivato questo in omaggio da Banggood, quindi ora ne ho due uguali. E di cosa si tratta? Ne apriamo solo uno, ovviamente è inutile aprire anche l'altro. Questo è un proiettore smart della Xiaomi, il nome esatto è Wambo. E cosa di particolare questo proiettore? Intanto piccolo, compatto da potersi portare in giro, non dotato di batteria incorporata, ma ci sono altre caratteristiche interessanti. Eccolo qui, guardate quanto è carino esteticamente. Questo proiettore al suo interno monta il sistema operativo Android con tanto di Play Store, possiamo scaricare applicazioni, quindi volendo anche Netflix lo scarichiamo nella sua memoria interna e riproduciamo tutto. Infatti lui tramite la Wi-Fi integrata si connette alla rete internet domestica e come se non bastasse può connettersi anche al nostro smartphone in modalità wireless senza passare da
cavi, cavetti, nonostante sia presente anche l'HDMI e una USB, quindi possiamo riprodurre tutto il contenuto del nostro telefono tramite questo proiettore molto facilmente. E quanto costa lo Xiaomi Wambo o Wambo? Beh, sul mio canale Telegram ve l'ho postato qualche settimana fa a poco più di 120 euro. Secondo me è un bel prezzo per un proiettore LED Android. E inoltre sono presenti al suo interno due speaker audio da 3 watt l'uno che ho già testato e come qualità non sono niente male. E ora passiamo ad un altro prodotto, anche questo l'ho acquistato regolarmente da Amazon e si tratta di un Chewy. Ok, vi chiedo già scusa per la pronuncia oscena che sto per dire. Beh, lui è il Chewy CoreBox o CoreBuds Pro. Di cosa si tratta? Beh, questo è un mini PC. Chewy è un marchio cinese che nell'ultimo periodo sta riscuotendo un grandissimo successo, in quanto riesce ad offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo con i suoi prodotti. L'ultimo che vi ho recensito è stato il Chewy CoreBook Pro. Ne avete acquistato tantissimi dai miei link, infatti è andato esaurito in pochi giorni da Banggood, e questo è una tipologia diversa di prodotto, non è un portatile ma bensì un mini PC che è una figata. Lo sto testando ed è davvero figo, a partire dall'estetica sembra quasi un Xbox One. Quanto costa? Beh, da Amazon l'ho pagato 399 euro, invece dalla Cina su Banggood costa poco più di 300 euro, come potete vedere in questa foto presa dal mio canale Telegram ufficiale. Vi ricordo che trovate il link per il mio canale Telegram e il link per l'acquisto di questi prodotti tutti qui sotto in descrizione video. Vi spiego perché ho deciso di acquistare un mini PC da portarvi in recensione. Beh, io ho notato che sul mio canale Telegram ufficiale delle offerte, quando pubblico offerte appunto dedicate ai mini PC, riscontrano sempre un bel successo. Ora, non so il motivo preciso, sarà che nell'ultimo periodo i mini PC stanno diventando davvero interessanti, non hanno più hardware fetecchia, quelli che si utilizzavano un tempo, ma somigliano sempre di più a dei PC veri e propri, sono piccoli, compatti, li portiamo in giro, non sono vincolati al loro monitor come può essere quello di un portatile, lo attacchiamo dove vogliamo anche ad un televisore e lavoriamo, anche giochiamo in mobilità molto tranquillamente. E la particolarità di questo Chewy CoreBook Pro, che tra l'altro è stato rilasciato sul mercato solo pochi giorni fa, è la presenza di una Thunderbolt 3. Infatti lui può essere connesso simultaneamente fino ad un massimo di 3 monitor esterni 4K, che non è assolutamente male per un mini PC. Pensate che nemmeno il mio portatile della MSI, che ho pagato poco meno di 2000 euro, è dotato di una porta Thunderbolt 3, ma ovviamente non è tutto qui. Infatti il CoreBox Pro è munito di un hardware di tutto rispetto. La CPU è un Intel i3 di 10ª generazione, quindi molto recente, dell'anno scorso, che garantisce buone prestazioni anche grazie alla GPU, anzi al chip Intel HD, che non permette di giocare a titoli pesantissimi, ma per lavorare, per utilizzarla come workstation va benissimo, anche perché al suo interno troviamo 12 GB di RAM più 256 GB di SSD espandibili, o con un altro SSD oppure con un hard disk. Qui dentro c'è proprio l'alloggiamento per un hard disk vero e proprio. Ma la parte migliore di questo mini PC, come avete capito, è la connettività. Abbiamo tantissime porte, 2 porte USB ad alta velocità, 2 un po' meno, la Thunderbolt 3, 2 prese Ethernet, anche questa ad alta velocità, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, insomma non gli manca davvero niente. E ovviamente per provare un mini PC cosa ci serve? Beh, tastiera, mouse, ma anche un monitor, ed è proprio un monitor quello contenuto in questo bel pacchettone della Blitzwolf, che ringrazio per questo prodotto. Io amo questo marchio che produce davvero di tutto, dalle sedie da gaming a casse audio a monitor esterni, cioè fantastica. È una piccola Xiaomi. Io possiedo già un monitor di questo marchio, un 15 pollici 4K non touch, che però utilizzo con il mio portatile principale per lavoro. Invece questo lo utilizzerò con il mini PC. Si tratta di guardate che figata, anche la custodia magnetica che permette di reggerlo, un monitor da 17.3 pollici, enorme, bellissimo,
Lui non è dotato di un display 4K, ma bensì di una bellissima unità, lo sto testando, mi piacciono tantissimo i colori, Full HD completamente touch, e con la sua bella custodia magnetica è facilmente trasportabile. Possiamo utilizzarlo con PC, smartphone, console per videogiochi, Nintendo Switch, PlayStation, quello che volete, insomma è davvero polivalente. I monitor esterni di questo tipo stanno avendo un boom negli ultimi anni perché sono di grande comodità. È dotato anche di un doppio speaker audio integrato. Nella sua confezione però troviamo anche altre cosette molto interessanti, un bel po' di accessori. Nonostante il display sia touch, abbiamo anche un telecomando in dotazione che non fa mai male, il suo caricabatterie, anzi alimentatore se non vogliamo prendere l'alimentazione dal portatile. Abbiamo poi un cavo HDMI, un cavo USB Type-C, USB Type-C e infine un altro cavo USB Type-C, oltre a questa basetta, questo stand di plastica se non vogliamo utilizzare la sua custodia per mantenerlo in piedi. Quindi dotazione davvero molto ricca che giustifica il prezzo di questo prodotto, che non è sicuramente tra i più bassi. Infatti lui, ve lo cerco, ha un prezzo in offerta di poco inferiore ai 240 euro tramite i nostri link su Telegram, che ok non sono pochi soldi, ma considerate che è un display da 17.3 pollici completamente touch con tanti accessori e che funziona davvero una favola. Secondo me questo prezzo è davvero ben giustificato. Ora sicuramente il mega monitor e il mini PC, tra l'altro guardate la differenza di dimensioni, è piccolissimo questo PC della Chewy, li recensirò insieme nello stesso video, ma se volete posso portarvi una recensione completamente dedicata ai monitor della Blitzwolf, questo più quell'altro che ho a casa, il Blitzwolf da 15 pollici 4K non touch. Fatemi sapere. E ora gran finale, ho liberato il tavolo perché voglio dedicarlo completamente a lei, la nuova bici della Fido, la Fido L3, che tra l'altro credo debba ancora uscire sul mercato. Nel momento in cui sto registrando questo video è ancora in prevendita e si tratta di una bicicletta secondo me fantastica. Intanto il prezzo che ho già evidenziato sullo smartphone, lei tramite il mio canale Telegram costa poco più di 700 euro e voi direte mamma mia 700 euro per una bici con ruote da 14 pollici. Un attimo, vi spiego subito il motivo del prezzo. Questa Fido L3 è chiaramente una bici spiccatamente cittadina con ruote da 14 pollici molto agili e il manubrio e il sellino regolabili in altezza a proprio piacimento. Sellino tra l'altro dotato di ammortizzatore nell'asta, ammortizzatore interno, ed è grandissimo, spugnoso e comodissimo. Il mio popò non ha mai provato un sellino più comodo di questo. Abbiamo anche un nuovo display molto ben visibile alla luce del sole, 350 watt con velocità massima limitata a 25 km/h per motivi legali, il faro LED alimentato, il portapacchi posteriore e il faro LED anteriore. È pieghevole come buona parte delle Fido, bellissima la verniciatura, la stessa delle auto con il trasparente, quindi è anche lucidabile, ma il vero punto di forza di questa bella bici elettrica è sicuramente la sua batteria e l'autonomia che riesce a garantire, pari a quasi 130 km con una singola carica. È davvero assurdo. Come riesce a fare questo? Beh, la batteria di cui è dotata questa Fido L3 è una batteria di nuova generazione, intanto da ben 48 volt e 23.2 ampere. È praticamente una centrale elettrica, si può anche estrarre facilmente e ricaricare magari in casa mentre lasciate la bici in garage, nella cantina, lavoro, dove volete, ed è una bici che con una carica vi porta praticamente ovunque. Pensate che oggi, dopo l'ultimo giro che ho fatto con questa bellezza, ho superato i 63 km dall'ultima carica e l'indicatore di carica residua è ancora poco sopra la metà. Assurdo!
Bene ragazzi, questo è tutto per l'unboxing, anzi l'anteprima di oggi, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate dei prodotti che vi ho mostrato. Vi piacciono, non vi piacciono? Quale vorreste vedere per primo in una recensione dedicata? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, e se avete dubbi o domande su questi prodotti o su qualsiasi altra cosa, o se volete consigliarmi voi cosa portarvi qui sul canale, beh, fatemelo sapere qui sotto, vi aspetto. Se vi interessano e magari volete già acquistarli, beh, vi lascio i loro link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme al link per il mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, in cui pubblico le offerte in anteprima su questi prodotti e tantissimi altri. Trovate migliaia e migliaia di coupon fantastici, entrateci, e sempre in descrizione avete anche il link per il mio gruppo Facebook e la mia pagina Instagram. Vi aspetto! E se questo video un pochino vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E detto questo, amici, ci tengo davvero tanto a ringraziarvi per avermi fatto compagnia durante questo video e durante tutti gli altri. Vi voglio bene amici, grazie per essere stati qui sul mio canale, e se volete ci vediamo nel mio prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima! Ciao belli!